Mi sa che questa volta sono arrivato lungo. Tutta sta sabbia bianca. Oh, capo, dove siamo? Andato. E adesso freddo poi. Non c'è nessuno. Amici! Beh, che dire, la prima parola che mi è venuta in mente quando Ale mi ha proposto la Lapponia è stata freddo. Chissà come mai, forse perché dal mio primo passo fuori dall'aeroporto all'ultimo prima di rientrarvi ho percepito quel gelo tipico di queste parti, a cui non siamo proprio abituati. Beh, almeno io. Io che nei miei soliti viaggi in solitaria prediligo sempre mete esotiche, dove il termometro non scende mai sotto i 35 gradi. Qui ho dovuto rivedere un attimo le mie abitudini e... beh, ecco, non è stato proprio semplice. Un momento, aspettate un secondo, non stiamo per dirigersi verso il paticolo, ma andiamo a divertirci tra renne, aschi e neve, tanta neve, come i bambini. Siamo atterrati a Rovaniemi dopo uno scalo di una notte a Helsinki. A proposito, straconsigliato alloggiare al Forenom Hostel, che è a 20 minuti a piedi dall'aeroporto. Non è nulla di eccezionale, ma pulito ed essenziale, quindi direi che per un breve scalo è un'ottima soluzione. Appena arrivati abbiamo noleggiato poi una macchina, che è fondamentale per scappare dal vortice turistico Babbo Natale, uguale Aschi, uguale Renne, di Rovaniemi. Chi ci segue lo sa, noi non amiamo i posti super gettonati, ma questo è comunque un posto che soprattutto per chi ha bambini merita di essere visto. E non solo a Natale, poiché la neve qui è presente per almeno 6 mesi l'anno, quindi il nostro consiglio è valutare anche altre date, essenzialmente per 2 motivi: costi più accessibili per i voli e in generale meno affollamento. Se cercate bene avrete la possibilità di fare del sogno lappone una realtà. Per chi prenderà la macchina da Rovaniemi come noi, sulla strada verso nord, direzione Ivalo, c'è un distributore per fare benzina. Potete farla lì, dato che il prezzo da lì per parecchi chilometri sarà il più basso. Non potete sbagliarvi, la strada è una, unica, dritta e tutta uguale, fino a Ivalo. Scusate, qui c'è un po' di sarcasmo, ma dopo circa un'ora giuro che ho faticato a tenere alta la mia attenzione. Fortunatamente a questa immensa distesa di sabbia bianca... Dai, però anche qui c'è sarcasmo. Ok, hai ragione. A questo bellissimo scenario, a dir poco fiabesco, hanno partecipato anche delle renne che indisturbate cercavano qualche residuo d'erba sotto montagne di neve. Io credo che ancora stiano cercando. Ridendo, scherzando e dormendo, la nostra prima tappa è arrivata dopo circa 325 km. Non va bene. Inari, che è una cittadina relativamente grande se pensiamo a quello che abbiamo incontrato fino ad ora. È una meta adatta agli amanti degli sport invernali, sci di fondo, ciaspole e motoslitta, poiché qui si ha la possibilità di immergersi nel silenzio più totale, ammirare paesaggi unici e rimanere incantati davanti a boschi di cristallo e distese di neve. Qui gli inverni sono un mare di calma apparente, direi una noia. Vabbè, ok, scusa Ale. Trascorrervi qualche giorno significa calarsi in un altro mondo.
Ma per fortuna c'era chi, al contrario mio, da queste parti ci farebbe un pensierino per un possibile trasferimento. Per Ale non è stato poi così difficile abituarsi a queste temperature. Anzi, guardate qui. Infatti non è poi così frequente camminare o sciare su grandi laghi congelati e lanciarsi tra fitti boschi trainati dagli aschi. Oddio! Vai, sembrava la fine dello Sri Lanka, Se vorrete provare tutte queste esperienze e altre, l'agenzia Visitinary, che ha uno stabilimento e un hotel proprio all'ingresso della cittadina, vi aiuterà fornendovi tutti gli strumenti e le informazioni necessarie affinché possiate godere appieno del vostro soggiorno. Interessante è anche la visita al Museo Sami, la popolazione autoctona della Lapponia. Potrete anche fare qualche esperienza per immergervi nella loro cultura. Veniamo all'alloggio. Qui ce n'è per tutti i gusti e budget, o meglio, il budget che dovrete mettere in conto non è proprio da ostello. Noi abbiamo trovato una tipica casetta in mezzo a nulla, a circa 20 minuti dal centro, ed è stato davvero il punto forte del nostro viaggio. La signora che ce l'ha affittata ha una fattoria di renne a pochi metri dalla casa. La gestisce con il marito. Ci ha spiegato un po' il loro modo di vivere e di intendere il turismo e siamo rimasti incantati dal modo dolce con cui si prende cura delle sue renne, che la seguono come se fossero la loro mamma. Da qui abbiamo visto la nostra prima aurora boreale. Vi consigliamo assolutamente di appoggiarvi ai vari siti di host privati che affittano le loro case. È un modo davvero bello di conoscere le persone del posto, i loro usi e costumi e, perché no, di fare del posto in cui siete la vostra seconda casa. Per la seconda tappa noi abbiamo scelto la zona di Luosto, a metà strada tra Inari e Rovagnami, situata proprio al centro del Parco Nazionale di Pia Luosto, che regala agli amanti dell'escursionismo scenari indimenticabili. Qui è decisamente più turistico. Vi è anche un piccolo comprensorio dove poter sciare, oltre a tutti gli sport invernali presenti un po' ovunque. Può essere considerata la meta per vivere Lapponia a 360 gradi, poiché offre ogni possibile esperienza e attività che si può fare in questo affascinante paese. Qui il nostro alloggio è stato veramente una chicca in mezzo al nulla, ma vicino comunque a un centro abitato dove poter trovare i servizi essenziali. A proposito, ci eravamo scordati di parlarvi dei supermercati. I prezzi sono accettabili, più o meno come da noi, non ci sono grosse differenze. Quindi, se per il vostro viaggio lappone vorrete prendere un appartamento, non avrete problemi, ve lo assicuro. Qui troverete davvero di tutto, una grande varietà e qualità ok. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio. Allora Franci, che ne dici? Ti è piaciuto? Beh, nonostante il freddo, devo dire che ci sono stati dei momenti che mi hanno davvero scaldato il cuore. Sai, sono un po' sensibile quando mi si presenta la vastità della natura nella sua più essenziale bellezza, e poi, tu lo sai bene, quando vedo anche tutti i suoi piccoli abitanti animali, per me è una vera gioia. Il popolo Sami credeva che gli spiriti vivessero negli elementi naturali e credevano che gli animali, le rocce e in generale la natura avessero una propria anima. Noi crediamo che vivere la Lapponia significhi riuscire a guardarla con i giusti occhi, trattare ogni forma vivente con estremo rispetto ed emozionarsi ad ogni minimo passo. E allora, buona Lapponia a tutti! Un saluto caloroso da Ale e Franci. Alla prossima avventura!